Salve a tutti, per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come si posa la carta da parati. Non è una cosa molto difficile, ma comunque ci sarebbero dei consigli che vorrei darvi. Vi auguro una buona visione. La prima cosa che dobbiamo fare è di lavorare in sicurezza, quindi toglieremo prima corrente alla stanza. Poi toglieremo tutto ciò che ci può dar fastidio per la corretta posa della carta da parati, come per esempio gli interruttori. Chi lo sa fare può togliere anche il termosifone. In questo lavoretto applicheremo dei teli di una lunghezza di 1,20 m, ma la procedura mostrata nel video è praticamente la stessa anche per i teli più lunghi. Siccome, come si è detto prima, i teli da posare sono solo di 1,20 m, allora abbiamo bisogno di segnare un riferimento preciso sulle pareti per delineare la zona di lavoro. Quindi non c'è niente di meglio di attaccare una matita ad un manico di una scopa. Adesso sulle pareti applicherò un po' di fissativo, il quale ha due funzioni importanti. Dunque, la prima cosa serve per annullare l'eventuale polvere che potrebbe esserci sulle pareti. La seconda cosa, ma non per questo meno importante, è che creerà una piccola patina impermeabile che ritarderà l'essiccazione della colla, quindi in questo modo noi avremo più tempo per posare la carta da parati. Nel passare il fissativo avremo cura di non superare con il pennello i riferimenti che abbiamo tracciato prima sulla parete. Questo per evitare di non sporcare le zone che non devono essere tappezzate. Infatti questi sono i riferimenti e noi dobbiamo fare molta attenzione con il pennello. Un'altra cosa importante è di pulire tutto ciò che sporcheremo inevitabilmente con il pennello, perché se si asciuga poi dopo sarà difficile farlo. La confezione di colla che stiamo usando va diluita in 4-5 litri d'acqua. Siccome a noi ne serve molto di meno, quindi ne verseremo una metà in 2,5 litri. Con l'aiuto di una striscia di legno disegno un riferimento verticale ad una distanza evidenziata dalla freccia nera che state vedendo nella foto. Questa distanza corrisponde esattamente alla larghezza del telo da posare. Vi consiglio di utilizzare una livella a bolla per tracciare riferimento perfettamente verticale.
Prima di iniziare la posa dei teli vi consiglio vivamente di guardare le istruzioni che troverete dentro ogni rotolo. Infatti troverete appunto la corretta procedura di come installare i teli sulla parete. Nel caso specifico, i teli che stiamo utilizzando vanno posati soltanto come ci suggerisce il simbolo evidenziato dalla freccia gialla. Ecco, questo simbolo non è altro che un pennello appoggiato al muro, quindi sta a suggerirci che noi la colla la dobbiamo soltanto mettere sulle pareti, ma non la dobbiamo mettere sui teli che dobbiamo posare. Detto questa cosa importante, incominceremo a srotolare il rotolo per tagliare il primo pannello, che non andremo ad installare immediatamente, in quanto lo useremo come riferimento per tagliare tutti gli altri pannelli che dovranno essere della stessa lunghezza. Il primo pannello è stato tagliato alla misura giusta, ora srotolo di nuovo il rotolo e su di esso ci appoggiamo il pannello tagliato per ricavare la giusta lunghezza anche degli altri pannelli. Questo piccolo trucco lo usiamo per evitare di stare sempre col metro in mano a prendere continuamente la misura dei pannelli. Bene, una volta tagliato la maggior parte dei pezzi andremo a stendere la colla sulla parete per la larghezza del telo, chiaramente con una piccola eccedenza. Poi andremo subito a posarne uno prima che si asciughi la colla. Immediatamente subito ne metteremo uno. Cerchiamo di essere molto precisi nel passare la colla, specialmente intorno agli interruttori e alle varie cassette della corrente che troveremo sulla parete. Verifichiamo la caduta a piombo del telo sul muro prendendo come riferimento la traccia fatta con la matita precedentemente. Mi scuso se mi ripeto, ma è importante togliere corrente alla stanza, specialmente se si lavora intorno agli interruttori della corrente.
Carissimi signori, volevo dirvi che in questa fase dobbiamo fare molta attenzione in quanto l'accostamento tra i due teli deve essere perfetta. In effetti i due teli non si devono sovrapporre e poi il disegno che c'è tra un bordo e l'altro deve coincidere perfettamente. Un buon lavoro si vede quando non si vede la giuntura tra un telo e l'altro. La signora che state vedendo adesso nel video è Marilena, una mia vicina di casa. In effetti noi ci troviamo adesso in casa sua e per questo sarà proprio lei a finire il lavoro iniziato da me. Io mi limiterò soltanto a dare qualche piccolo consiglio, ma lei comunque già è molto pratica e capace. Allora, per fare l'angolo dobbiamo procedere in questo modo. Prenderemo la misura della striscia del telo che ci serve per terminare la parete e consideriamo anche mezzo centimetro in più di eccedenza che dobbiamo dare alla striscia quando la andremo a tagliare. In molti fanno l'errore di fare l'angolo direttamente con un telo intero, ma questo è un errore molto grave in quanto le due pareti non sono mai perfettamente a piombo, quindi dobbiamo procedere esattamente come sta facendo in questo momento Marilena. Oltre a far coincidere bene i teli come sta facendo la mia amica, è importante anche togliere tutta l'aria intrappolata sotto i teli utilizzando una spatola in plastica. Ok, ora prenderemo la misura del telo che ci è rimasto dal taglio che abbiamo fatto prima ed andiamo a riportarla sulla parete che dobbiamo iniziare. Una volta che abbiamo segnato la misura precisa del telo che dobbiamo mettere, allora noi prenderemo una livella bolla d'aria e tracceremo un riferimento verticale perfettamente a piombo con il pavimento. Il riferimento verticale va fatto ogni volta che si inizia una parete, infatti se vi ricordate bene l'abbiamo fatto anche quando abbiamo iniziato il lavoro. L'ottima riuscita del lavoro dipende soprattutto se facciamo coincidere il bordo del telo con la traccia segnata sul muro. Se mentre lavoriamo ci rendiamo conto che i bordi non sono completamente incollati, possiamo sempre staccarli delicatamente e rimettere la colla. Carissimi amici, vorrei consigliarvi di pulire i teli man mano che li mettete, perché la colla una volta asciugata sarà molto più difficile farlo.
Che c'è? Che c'è, viva? Io oggi sono festa. Te viva, viva? Ah, In qualsiasi lavoro che realizzate, ricordatevi che i dettagli fanno molto la differenza. Con questo voglio dirvi di prendervi cura di tutto ciò che troverete da tappezzare nella stanza, compreso i coperchi delle prese elettriche, le borchie dei termosifoni e di altre cose che troverete. Per quanto riguarda il bordo decorativo in legno, c'è poco da spiegare, dovete solo guardare cosa faccio in quanto è tutto molto intuitivo.
Per incollare bene la cornice in legno utilizziamo i riferimenti che abbiamo messo all'inizio del video quando abbiamo messo la matita sul manico della scopa. Ecco, quei puntini ci servono per mettere bene la cornice in legno. Carissimi signori, finalmente siamo arrivati alla fine del lavoro. Guardate la mia amica Marilena che bel servizio che ha fatto. Ha tappezzato la stanza in modo perfetto. Complimenti. In verità, se vogliamo essere veramente precisi e pignoli, nel fare visita a Marilena il giorno dopo ho trovato il quadro leggermente storto. Ecco, ora gli do una rabbizzata ed anche l'interruttore della luce era leggermente storto. Per il resto tutto ok. Ovviamente sto scherzando, signori, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Complimenti. Bene signori, ora veramente è venuto il momento di salutarci. La mia amica ha pensato bene di ricompensarmi per alcuni consigli che le ho dato con un buonissimo caffè che prenderò con tutto il piacere. Io vi saluto e vi auguro tante belle cose. Mi raccomando, mettete un mi piace a questo video se avete gradito ed iscrivetevi anche al mio canale. Arrivederci.